Allora, buonasera gente. Ancora è lunedì 14 novembre, per poco. Allora, mo apro il quaderno qua e poi dopo vi racconto la missione di oggi. Allora, sono le 23:43. 9 ore e 18 di pausa abbiamo fatto. Vai, luce blu. Allora, partiamo. Allora ragazzi, la missione di oggi è, cioè di stanotte. Stanotte si corre per un corriere e ci avevamo da fare 2 magazzini, uno a Padova e uno in provincia di Treviso a Cornuda. Quindi adesso andiamo giù a piare l'autostrada in direzione nord e famo fino a Cesena Nord e poi dopo si va giù Ravenna, Romea, Corso Stati Uniti e andiamo a scaricare. Famo la prima tappa lì a Padova, alla zona industriale. Poi dopo, una volta scaricato lì, si pia e si fa la strada del Sando, si va su fino a Castelfranco e si va a Cornuda. Una volta scaricato a Cornuda ci mettiamo in pausa e la sera, pomeriggio, si ricarica e si torna indietro. Quindi metronotte a sto giro. Allora, sto reduce da un'altra trazione notturna che sono partito ieri sera a mezzanotte e mezza, c'era domenica sera a mezzanotte e mezza. Ho fatto Trani e ieri pomeriggio alle 2:30 stavo in pausa. Quindi, cioè oggi pomeriggio alle 2:30 stavo in pausa. Ho dormito, sono andato a casa, ho fatto un po' di cose che dovevo fare, mi sono dato una sistemata e poi mi sono messo a dormire che era le 6 e mi sono svegliato alle 10:30, quindi ho fatto 4 ore e mezza di sonno e a mo' siamo ripartiti. Allora, sto tipo di viaggi non c'è sta niente di difficile, perché comunque sia è magazzino, vai in rivalta, non fai niente, apri. La cosa difficile è gestire il sonno, la stanchezza. Devo essere onesto, la trazione notturna verso nord non l'ho fatta mai completa partendo da qua giù, diciamo dalla sede. Mi è capitato di farla una volta, ma scambiando il semirimorchio a Rimini, quindi sono partito alle 3 da Rimini e sono andato su a Treviso. Quindi stasera per la prima volta me la faccio tutta la tratta per intero di notte con le tappe, insomma. Va bene, dai, non è pesante, è un carico onesto. Allora, siamo arrivati a Rimini Nord. Cambio di programma. Pensavo di fare Cesena,
poi andò giù per Ravenna, però devo fare 45 minuti per arrivare a Padova, e anche perché comunque sia viaggio tutto in orario notturno, devo assolutamente mettere un'interruzione, se no mi si accorcia l'impegno a 10 ore. Allora faccio Rimini Nord e vado giù subito all'Adriatica, così mi fermo a Tagliata al tipico, ci sparo 45 minuti con una pennichella, dopodiché una volta che mi sveglio il bar è H24, andiamo dentro, usufruiamo della toilet e un caffè e si riparte. Notte, la notte tra lunedì e martedì a quest'ora è il deserto. Non sono andato più per Cesena Nord per il fatto che di lunedì c'è sta dando traffico a salì e le aree di servizio sono no bene di più, proprio sature completamente. Quindi per fare la pausa dei 45 e pian caffè è quasi impossibile fermarsi su un'area di servizio di notte a quest'ora. Allora, visto e considerato che tanto non c'è traffico, ho optato per fare Rimini Nord. Mo qua al tipico lo spazio ci sta sempre, perché non è tanto trafficata come area di servizio, visto che sta fuori dall'autostrada, e quindi è sicuro che riesco a parcheggiarmi, farmi la pausa 45 in comodità. Eccoci qua, siamo arrivati al tipico. Mo stasera sta a vedere che è pieno pure qua, No, ci sta a posto. Mettiamo qua in prima fila, facciamo il giro.
Allora gente, io mi faccio una pausetta, ci aggiorniamo a dopo. Allora, eccoci qua nuovamente a bordo. Devo dire che la pausa, ragazzi, mezz'ora di sonno, poi una bella lavata di faccia e il caffè ti rimette una bella carica. 48 minuti di pausa, possiamo andare. Possiamo andare. Non c'è male, stasera ragazzi è veramente freschino qui, 6 gradi, non c'è per niente male. Allora, passata Ravenna, ecco qua, siamo sulla Romea. Qui c'è lo svincolo per la zona nord del porto. E si va. Anche qua deserto assoluto. Sono le 3:19. E via andare, chilometro 0 SS 309, avanti. Allora siamo arrivati a Chioggia, adesso facciamo sta curva e poi ci mettiamo sulla Laguna Veneta. 4:35 e tutto va bene. Non ci stava nemmeno tanta nebbia, giusto qualche banco. Niente di straordinario, per fortuna. E niente ragazzi, come sempre me l'ho tirata. Dopo che sono arrivato in fondo alla Laguna Veneta è arrivata la nebbia. Questa comincia a essere abbastanza importante. Sicuramente con la telecamera non vi rende l'idea, però si vede 3 linee tratteggiate queste corte, quindi non è proprio una visuale eccellente. Vabbè, mo sto sulla strada dei vivai, ho svincolato al chilometro 100. Mezz'ora sto a Padova, zona industriale.
Allora gente, c'è il nebbione, sto a Padova, sono arrivato che era le 5:30, adesso sono quasi le 8, manca qualche minuto alle 8. Mi hanno messo in rivalta adesso per scaricare, vabbè, io non c'ho parole, non mi interessa, quando ho fatto vado a Treviso, cazzi loro, sì, arrivo tardi, vabbè, aspettiamo, tanto abbiamo fatto colazione e stiamo a posto. Allora ragazzi, siamo ripartiti, ora torniamo qua sul corso Stati Uniti e andiamo a piano tangenziale e via. Allora gente, sono le 10, sto fermo già da mezz'ora, stanno scaricando, mi sono andato a fare due parole con Gianfranco che abita qua di fronte a dove scarico, e ci siamo conosciuti un paio di settimane fa che ero venuto qua su, un mese fa più o meno, non mi ricordo, 3 settimane fa. E niente, adesso appena questi hanno fatto mi sposto dalla rivalta e mi metto a riposo e poi vediamo a che ora pomeriggio devo venire a caricare e mi rimetto in rivalta e carichiamo. Allora ragazzi, ho creato un po' di privacy, chiuso le tende, adesso mi metto a riposo 3-4 ore, poi più tardi mi sveglio, farò pranzo. Quindi questa è la parte più brutta di fare le trazioni notturne, quando non riparti e ritorni indietro subito, ma devi fermarti e fare la pausa, quindi devi riposare di giorno. Adesso va bene perché posso stare anche sotto al sole, posso stare tranquillamente a finestrini chiusi, non c'è sta problemi perché è quasi inverno, fine autunno, è fresco, si sta bene. Ma se era caldo, che era estate, sarebbe stato impegnativo. Fortunatamente ho il climatizzatore a motore spento, che quello aiuta, però senza di quello è proibitiva una cosa del genere, cioè è veramente dura.
Allora gente, eccoci qua, sono le 3 e mezza. Mi sono svegliato che era l'una, ho fatto pranzo e adesso sono stato un po' a cazzeggiare al computer. Mo vado a pigliare un caffè e faccio 4 passi, che qua vicino c'è sta un McDonald's che c'ha anche la caffetteria. Adesso vado a buttare l'immondizia. Allora, sto parcheggiato praticamente alle spalle del corriere dove ho scaricato e non c'è posto lì davanti. Allora, caffè, dolcetto pure oggi, c'avevo voglia, la torta della nonna mi ispirava. Poi ho usufruito della toilet, adesso vado al camion, vediamo questi qua per sapere a che ora devo andare in posizione per caricare, poi se prendo pure la base per sapere che cosa c'è da fare, perché forse scambio e non vado giù, ritorno su. Vabbè, mo vediamo quello che dice. Allora, 18:37, manca un minuto per le 9 ore e abbiamo finito la pausa della lunga attesa da questa mattina che sto qua. Allora, volante in posizione. Allora ragazzi, usciamo dal parcheggio qui. Allora, dovevo ricaricare qui dove ho scaricato questa mattina la seconda, diciamo la seconda parte, cioè era due consegne, diciamo, no, 2 consegne, non era 2 consegne, praticamente c'avevo la merce che dovevo scaricare su 2 magazzini di sto corriere, quindi diciamo il secondo scarico che era qui, e
e poi dovevo ricaricare qui per tornare indietro. Però praticamente stasera, quando era ora di caricare, mi hanno detto che non c'era merce da caricare e dovevo sentire giù per sapere quello che c'era da fare. E alla fine mi hanno detto torna al magazzino di Padova dove hai scaricato il primo scarico stamattina, che te caricano lì e vai giù. Quindi ho dovuto aspettare di finire la pausa e adesso vado giù a Padova, carico, poi una volta caricato scendo in giù e me ne devo fermare a Rimini, perché già sta il mio collega che è venuto in su con il semirimorchio carico per me, perché ce lo scambiamo, che lui va giù e io ritorno qua su per fare una consegna domani. E quindi adesso vediamo come si mette la situazione a Padova, quanto tempo ci impiegano a caricare, a che ora si riparte, e poi deciderò dove fa la pausa, perché poi domani, una volta scaricato, devo andare a ricaricare e tornare indietro, e sinceramente domani vorrei riuscire a tornare a casa. Qui c'è il McDonald's dove prima sono venuto a prendere il caffè con il dolcetto. Allora, stiamo a Padova Interporto, dove stavo questa mattina a scaricare. Allora, sta caricando, viene pieno, ha detto, e nel frattempo che carica io faccio cena, così una volta caricato andiamo giù a Rimini. Allora, 20:51, ripartiamo da Padova, caricato. Ci ha messo un'ora, no, un po' meno di un'ora, 50 minuti più o meno. Va bene, dai, adesso andiamo giù a Pia la Romea, facciamo la strada dei vivai e andiamo giù. Dobbiamo spicciarci, arriva a Rimini, così se scambio i semirimorchi ci mettiamo in pausa e chiudiamo sta giornata, che fondamentalmente non ho fatto niente oggi, ma è stata una rottura di scatole. Tutto quel tempo fermo non fa niente. Allora gente, sono arrivato qui a Tolemaide, a Rimini Nord, che era le 23:35. C'è stava il collega che già mi stava aspettando, che aveva preparato tutto, ha sganciato al volo, ci siamo scambiati il semirimorchio e niente, mo ho chiuso le dentro, ho acceso il riscaldamento autonomo,
stavo un attimo a riordinare un po' di cose e mo vado in branda e la chiudo qua perché sinceramente sto a pezzi. Dopo 2 notti di fila oggi avrei dovuto riposare più, però non ce l'ho fatta, quindi va bene così. Se dovevo andare giù adesso mi fermavo, mi facevo almeno 3 ore di sonno, almeno, ma anche di più. Fino alle 4 stavo fermo, tanto da qua con 2 ore si arrivava giù. Dovevo arrivare per le 6, quindi sarei stato fermo almeno 4 ore. Vabbè. E niente, dai. A sto giro ho fatto fa un giretto notturno in Veneto, in provincia di Treviso, dai. Vi saluto, alla prossima.